Ciao a tutti amici e bentornati a questo nuovo episodio della Tumbler Batmobile. Come vedete ci stiamo dando da fare per recuperare il tempo perduto. Abbiamo fatto tutti e due i video di questi ultimi invii in maniera consecutiva in maniera da recuperare velocemente. Bene, vi annuncio già che è arrivato anche il pacco del Mazinger Z successivo, quindi anche quello arriverà brevissimo. Dai ragazzi che ce la possiamo fare recuperare, dai. Allora, come diceva il nostro amico Pannofino nella favolosa serie Boris, che vi invito a vedere se non l'avete mai vista. Allora, apriamo il pacco. Ecco qua. Oh, allora, anche in questo caso abbiamo a che fare con i soliti fascicoli del montaggio, che sono chiaramente il proseguimento dei precedenti. E come vedete però abbiamo anche un omaggio questa volta, che adesso andiamo a vedere. L'omaggio in questione è la stupenda maglietta dedicata alla trilogia The Dark Knight Trilogy. Eccola qua, uno degli omaggi previsti per questa collezione, solo in taglia L, come avevo preannunciato quando abbiamo iniziato ad analizzare la collezione, quindi nel primo video. E come possiamo vedere, insomma, è molto bella, riporta il logo della trilogia, è tutta nera come da copione per qualcosa che è inerente a Batman, quindi molto bella. Sicuramente me la metterò e ci andrò probabilmente anche al lavoro. Ok? Bene, a questo punto diamo un'occhiata invece ai fascicoli. Bene, cominciamo appunto dal fascicolo 28, che è il primo di questo invio. Come sempre vi ricordo che nel retro della copertina trovate tutto quanto le informazioni inerenti all'editore, alla collezione in oggetto, i contatti per il servizio clienti, eccetera e soprattutto l'indicazione di fare la raccolta differenziata, argomento su cui io insisto molto perché so che la maggior parte delle persone, lo vedo anche dove abito, non molti sono attenti a farla, e questo a me dà molto fastidio perché è compito di tutti noi cercare di tenere il mondo più pulito. E sembrano stupidaggini a detta di molti, no? Ma in realtà non ci rendiamo conto forse che questo è l'unico pianeta che abbiamo, e una volta che avremo fatto il danno, ammesso che ancora non l'abbiamo fatto, sarà troppo tardi per tornare indietro e potremmo aver causato, volontariamente o meno, la fine non solo del genere umano ma anche delle altre creature che con un mondo inquinato, non per colpa loro, si troverebbero in gravi difficoltà per sopravvivere. Quindi attenzione, è un argomento molto serio, al contrario di quello dei nostri modelli che sono molto più frivoli, però io con questo mio piccolo contributo cerco anche di sensibilizzare tutti quanti quelli che mi seguono a svolgere le cose nel miglior modo possibile, no? So che tutti voi che mi seguite siete brave persone, quindi sicuramente già tutti voi lo fate, ma per quei pochi che magari ancora non sono così attenti a farlo, ecco, prendete questa come occasione per cominciare, ragazzi. Sicuramente dopo vi sentirete molto più in pace con voi stessi, sapendo di aver contribuito in qualche modo nel vostro piccolo a fare qualcosa di grande per tutto il resto del pianeta, ok? Cerchiamo di riportarlo al suo stato originale quando l'inquinamento non c'era, ci vorrà molto tempo, certo, però si comincia sempre da poco e poi si va avanti. Bene, fatto questo piccolo preambolo, andiamo ad analizzare di nuovo il fascicolo. Quindi ancora a che fare con Batman e la Batmobile nella versione fumettistica, ok? Varie incarnazioni dell'apparizione di Batman nei vari fumetti americani, in varie versioni ovviamente, e poi andremo a montare la paratia dell'abitacolo di destra, un po' la cosa speculare di quello che abbiamo già fatto nel fascicolo precedente, quindi nell'ultimo dello scorso invio, quindi molto facile, sicuramente ci troveremo bene tutti nel fare anche questa, ok? E quindi avremo già alla fine l'abitacolo quasi completo, se vogliamo, per quello che riguarda la sua struttura di base. Fascicolo 29, ancora questo focus sui vari veicoli nella versione a fumetti, ancora un'altra versione del Batman a fumetti, e poi monteremo gabbia, sfere e fermi per la vostra Batmobile. Adesso poi andremo a vedere questa gabbia a cosa si riferisce, ok? Ci sono da pensare queste sfere, vedete, all'interno di questa struttura circolare, che sicuramente servirà per far ruotare qualcosa, ma ancora è un po' difficile da capire a cosa servirà. Fascicolo 30, si prosegue
la presentazione dei vari veicoli in stile Batmobile sviluppati nel corso degli anni, in versione in particolare quella a fumetti. Ancora un'altra diciamo panoramica sulla parte fumettistica che riguarda il nostro eroe, diciamo ad opera dei vari disegnatori che si sono susseguiti, i vari fumettisti. E poi questa volta monteremo la piattaforma per la gabbia munita di sfere e il suo tappo, quindi proseguiremo a lavorare su quella parte circolare che abbiamo montato nel primo, cioè nel fascicolo che abbiamo visto in precedenza. Anche queste cose dovrebbero essere abbastanza veloci, quindi anche quest'oggi non dovremo portarci via molto tempo. Per concludere finiremo questo invio con il fascicolo 31, che come al solito ci porta ancora una volta i vari riferimenti della Batmobile in versione fumetto. Ancora un'altra panoramica di un Batman a fumetti, questa volta sviluppata da un altro disegnatore, quindi da un altro fumettista, Dick Giordano. E infine monteremo il motore per lo sterzo della vostra Batmobile, quindi a quanto pare lo sterzo avrà un suo motorino che in qualche modo verrà azionato elettricamente. Non lo sapevo questa cosa, quindi bene. Un'altra diciamo gimmick particolare che il nostro modello ha, a differenza della concorrenza. Avremo a che fare con queste parti elettriche, quindi, ma niente di complicato, come sempre cose molto abbordabili, ok? Sperando che tutto funzioni. A questo punto, ecco, forse cominciamo a capire perché c'è quella parte rotante che stavamo montando qui con i fascicoli. Bene ragazzi, prima di proseguire, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, fatelo attivando anche la campanella, pollice in su il video, in maniera da essere sempre in qualche modo informati quando uscirà un nuovo video sia della Tumbler Batmobile sia delle altre, diciamo, collezioni che porto qui sul canale. E vi ricordo anche chiaramente di iscrivervi al gruppo Facebook della Tumbler Batmobile. Potete farlo inquadrando il codice QR che vedete in sovraimpressione con la fotocamera del vostro smartphone e verrete reindirizzati direttamente al link del gruppo Facebook. Lì troverete chiaramente tutti gli amici che stanno montando questo splendido modello, potrete scambiarvi consigli, informazioni varie e quindi proseguire nel montaggio nel migliore dei modi, oltre a chiaramente a continuare a seguire me sul canale, e spero ovviamente di esservi di aiuto nel portare avanti queste collezioni. Ok? Bene, a questo punto non perdiamo altro tempo, perché vi ricordo dobbiamo recuperare il tempo perso e quindi dedichiamoci direttamente al montaggio. Bat Tutorial 28. Bene ragazzi, questo è il fascicolo 28. Allora, come detto in precedenza, passiamo a montare le parti della paratia del lato destro del veicolo. Cominciamo assemblando, come abbiamo fatto in precedenza, le varie componenti che riguarderanno l'illuminazione di questa paratia. Ok, quindi la prendiamo, la giriamo, andiamo a prendere il solito pezzettino, diciamo con la tipo tastierino, vedete che vedete fatto così. Valgono le stesse regole dette in precedenza, è un pezzo rettangolare, non ha importanza se lo giriamo per così o per così, ma chiaramente non può essere inserito così perché non essendo quadrato non entrerebbe, vedete? Quindi prendiamo un verso, diciamo, a caso della parte rettangolare, andiamo ad applicarlo dentro spingendo, ok? Molto facile, chiaramente si dovrà spianare bene su tutti i tasti che vedete qui, anche se rimarranno a filo con la paratia, ok? Quindi non sporgeranno. Se volete potete anche aiutarvi con il dorso del cacciavite. Attenzione però a non graffiare la superficie, perché se dovreste fare un graffio troppo evidente poi magari potrebbe filtrare luce in maniera incondizionata, cioè condizionata da questa parte qua, no? Quindi attenzione a quando lo fate, anche se comunque il fatto che ci sia questa plastica dura in mezzo rende più difficile la fuoriuscita di luce indesiderata. Comunque cerchiamo di non graffiare la verniciatura del pezzo, ok? Una volta fatto questo possiamo metterlo a copertura chiaramente con il pezzo 28C, ok? Che è questo. Vi ricordo che in questo caso, anche in questo caso, i pezzi sono fatti differenti, anche se lì per lì non sembra. Vi li faccio rivedere bene. Ok? Questo è il 28C, questo invece è il 28E. Come vedete la diciamo forma è un pochino diversa all'interno, ok? Quindi recuperiamo il 28C, che è questo,
e lo andiamo ad applicare sopra. Anche in questo caso è rettangolare, quindi attenzione all'orientamento, e spingiamo anche qui per farlo aderire un pochino. Anche in questo caso possiamo applicare un filo di colla se volete, ok? Perché chiaramente è difficile che si tenga in posizione da solo, non andando troppo in dentro. Io adesso lo farò dopo, adesso proseguiamo chiaramente con il montaggio. Andiamo a prendere l'altro pezzo, il 28D, che è questo, anche questo rettangolare, quindi posizioniamolo in base alla forma qui dentro sull'altro foro. Anche qui spingiamo il dovuto per farlo entrare al meglio che sia possibile in posizione, ok? Ecco, come vedete questo è cascato perché chiaramente necessiterà appunto della colla. Mentre poi prendiamo il pezzo 28E, questo qui, e lo andiamo ad inserire qua sopra. Oppala. Ecco qua, rispetto al precedente questi tendono a reggersi molto poco, non so perché, evidentemente la profondità è stata realizzata un pochino più superficialmente e non si reggono in posizione da solo, ma ci importa poco perché a questo punto gli metteremo un po' di colla. Io ho questa, ma vanno bene anche altre colle ovviamente, e la mettiamo qui sul perimetro. Facciamo la stessa cosa anche sull'altro. Ok, e poi proseguiremo appena il pezzo è asciutto. Bene, ora recuperiamo l'abitacolo che avevamo assemblato in precedenza e, come al solito, come abbiamo fatto prima, andremo a far corrispondere la paratia che abbiamo appena assemblato mediante questi fori presenti qui sul bordo, diciamo, inferiore, con i fori presenti qui sopra il telaio, quindi 1, 2, 3 e 4 in basso, non queste con le alette, quindi attenzione, ma questi interni sopra il telaio. Chiaramente andranno accoppiati a misura, poi gireremo tutta la parte e andremo ad operare chiaramente qui sotto mettendo le viti appunto su questi fori qua, 1, 2, 3 e 4, questo iniziale che avevo dimenticato, ok? Come sempre, per farlo procederemo prima accostando una vite solamente. Allora ragazzi, come vi ho fatto vedere la scorsa volta, iniziamo mettendo prima una vite qua, in maniera da tenere fermo il pezzo. Non la stringete completamente in maniera da poter muovere un pochino qui la parte per centrare i fori presenti sotto, e poi andiamo ad inserire le altre. Le viti in questo caso sono quelle fornite, quindi le GP, ok? Ne prendiamo un'altra e le andiamo a utilizzare per bloccare il pezzo sull'ultimo foro, in maniera che così avremo tutto il pezzo che si tiene dritto, ok? Quindi andremo ad inserirla qua, poi accosteremo appunto la parte e andremo ad avvitare lentamente. A questo punto potremo serrare meglio anche la prima vite che abbiamo messo. Ecco qua, e poi inseriremo le due rimanenti qui nella parte centrale. Procediamo anche a serrare l'ultima vite. E il gioco è fatto. Ecco qua. Come vedete abbiamo messo questa, questa, questa e questa
montaggio molto semplice, passaggi semplicissimi, ok? Io come vedete ho ancora il nastro perché chiaramente il video lo sto girando consecutivamente al precedente e quindi qui i sedili che dove avevo messo la colla non sono ancora asciutti, ok? Ma probabilmente quando voi vedrete il video già sarà passata almeno una giornata, quindi sicuramente voi avrete già tolto il vostro nastro, ok? Bene, possiamo proseguire passando al fascicolo successivo, che appunto è il fascicolo 29. Bene ragazzi, per questo Battle Tutorial 29 abbiamo a che fare con questa sezione circolare, troveremo poi 6 sfere metalliche e questi fermi per le sfere per tenerle ferme in posizione su questa sezione circolare, ok? Allora i fermi come vedete sono fatti in questo modo, ok? Queste diciamo parti dove andranno le viti chiaramente sono da una parte concave, dalla parte invece sono più spiananti se vogliamo, e la parte visibile da sopra deve essere questa, ma per semplificare l'operazione metteremo direttamente la sfera sul foro presente qui su questa sezione circolare. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Allora ci mettiamo nella nostra postazione di lavoro, prendiamo una sfera, l'applichiamo dentro, poi prendiamo uno di questi fermi che sono tutti uguali. Ve lo faccio vedere bene di nuovo, vedete qui è più scavato all'interno, qui meno, ok? Questa è la parte sopra, la dobbiamo applicare qua sopra in maniera che trattenga sfera e corrisponda ai fori. Prendiamo le viti AP che ci sono state fornite e andiamo ad utilizzarle per tenere i fermi delle sfere posizionati permanentemente sopra la sfera, quindi ce ne andranno 2 per ogni sfera. Anche in questo caso vi invito sempre ad avvitare lentamente, non avvitate subito tutta la vite, ma mettete anche la seconda prima e fare qualche giro in maniera che la sfera venga, diciamo, trattenuta in posizione in maniera simmetrica da entrambe le parti, senza che ci sia una parte che spiana più rispetto all'altra. Passate dall'altra vite, serrate un altro po' di qua, poi fate lo stesso di nuovo dall'altra parte, poi cambiate ancora, ecco qua, arrivate a fine corsa da una parte e poi arrivate a fine corsa anche dall'altra, ok? Quindi molto semplice, ripetete l'operazione per tutte le altre 5 sfere rimanenti, ok? Fate il giro completo. Quando abbiamo fatto ci vediamo per proseguire il montaggio. Bene, a fine montaggio ci troveremo in questa situazione con tutte e 6 le sfere montate sulla struttura circolare. A questo punto possiamo passare direttamente al Battle Tutorial 30. Bene ragazzi, con questo fascicolo 30 andremo a concludere il montaggio di questo sistema, diciamo, semovente che stavamo costruendo dal fascicolo precedente. Vi ricordo che avevamo finito appunto di sistemare queste sfere all'interno di questa struttura. Ora andremo ad inserire questa struttura praticamente all'interno di una specie di scatola, ok, che conterrà appunto questa struttura. Come vedete abbiamo due parti, due coperchi, all'apparenza sono abbastanza identici l'uno dall'altro, non mi sembra che riportino particolari differenze, quindi non ha importanza poi alla fine se mettete uno al posto dell'altro, cioè dovrebbero essere completamente simmetrici, ok? Adesso comunque lo vediamo durante il montaggio. Allora, per cominciare prendiamo uno dei tappi forniti, il 30B, che è questo con la colonnina centrale rialzata, vedete? Forata, da non confondere con l'altro invece che è fatto in questo modo, ok? Questo adesso lo teniamo qua, prendiamo questo, lo andiamo ad inserire su una dei pezzi 30A che sono appunto questi coperchi e lo inseriamo seguendone chiaramente il disegno, quindi con la parte con la colonnina inserita verso l'interno. In questo modo ci entra molto semplicemente. Andiamo a posizionare il tutto
sul piano di lavoro, anche se sfila via il tappo non fa niente perché è sufficiente appoggiarci sopra la struttura circolare e riandrà in sede da solo. E a questo punto prendiamo invece la sezione circolare con i giunti a sfera che abbiamo montato in precedenza, ok? Tenendola orientata in questo modo, quindi con questi fermi rivolti verso di noi, la andiamo a posizionare qui al centro della struttura circolare a tappo, ok? In questo modo noterete che è possibile farla girare, ok? A questo punto ci andiamo a posizionare sopra l'altro coperchio, quindi la parte questa qui è interna, questa è quella che dovremmo rimanere a vista, la andiamo a posizionare sopra in questo modo. Ora prendiamo quest'altro tappino, ok, il 30C, lo giriamo anche questo in questo modo e lo andiamo a applicare sopra, centrando ovviamente la colonnina di quello che avevamo inserito per primo. Poi prendiamo una delle viti fornite che sono le ACP, una sigla nuova, ok? Ne prendiamo una, ce ne sono fornite due, ma una è di scorta. Conviene sollevarlo così in maniera da tenere fermo quello sotto, che altrimenti tenderà a girare mentre girate la vite, ok? E porterete il tutto al serraggio completo, senza esagerare, ma arrivando chiaramente a fine corsa. Ecco qua. Una volta fatto, la struttura dovrà essere in grado ancora di girare. Vedete, tenendone ferme una, l'altra deve poter girare in questo modo, sia in un verso che nell'altro, ok? Chiaramente sono accoppiate tra loro. Potete continuare anche a dare un'ulteriore sentita con il cacciavite se pensate che possa essere ancora avvicinato un po', ma nel mio caso siamo a fine corsa completa, ok? E con questo abbiamo terminato anche questa fase, possiamo passare al Battle Tutorial 31. Allora, concludiamo con questo fascicolo 31, in particolare questa volta avremo a che fare con le componenti elettriche, che mi pare che siano le prime che inseriremo in questo modello. Come vedete abbiamo anche un motorino, ok, che appunto servirà a comandare il movimento dello sterzo. Adesso non so bene in che modo, ma comunque poi ci verrà in qualche modo indicato. Non penso che abbia tutta questa grande potenza, quindi vista la dimensione delle ruote io non ho capito se girerà veramente le ruote o se farà girare solamente lo sterzo nell'abitacolo, cosa però che mi sembra strana visto che ci hanno fatto già chiudere il tutto, e quindi mi sembra strano che questo vada ad azionare internamente lo sterzo. Probabilmente muoverà le ruote dall'esterno, ma poi lo vedremo appunto montandolo in seguito. Allora vi voglio far notare subito che ogni contatto elettrico ha serigrafato un numero, vedete? Questo è quello del motorino, il 2. Poi abbiamo questo cavo di cablaggio colorato con l'indicazione del terminale 1 da una parte e i terminali 2, 3 e 4 dall'altra. E poi abbiamo questi micro switch o micro interruttori, ok, dalla forma identica, ma attenzione, dalla lunghezza del cavo differente, uno è più lungo, uno è più corto, quindi attenzione quando li prendete. Il cavo più corto è il numero 3, il cavo più lungo è il numero 4, ok? Bene, stabilito ciò possiamo iniziare l'assemblaggio delle parti. Allora, cominceremo prendendo il cavo colorato con tutte le derivazioni, selezioniamo solo il numero 2, ok? E prendiamo quindi il motorino che alla sua estremità ha appunto il cavetto con il connettore riportante il numero 2. Attenzione, come si inseriscono? Allora, questi connettori hanno il verso, ok? Come potete vedere, da una parte questo ha come un dentino sopra, vedete? Piccolino, mentre dall'altra parte ha due inserti metallici. Quest'altro ha dalla parte superiore un foro e dalla parte inferiore invece possiamo notare questa apertura dove si vedono i contatti. Il verso corretto per inserirlo è quello del dentino con quello del foro, quindi praticamente dovremmo vedere visibili entrambi i numeri nella parte superiore.
lo inseriamo, spingiamo delicatamente dentro il connettore inserito, ok? Farlo al contrario comporterebbe che non funzionerebbero le cose e potreste anche danneggiare il connettore. Quindi attenzione, fatelo correttamente. Questo lieve gap che trovate qui è perfettamente normale. Come potete vedere il dentino è inserito, quindi diciamo l'accoppiaggio delle parti è venuto correttamente. Ora facciamo la stessa cosa con le altre numerazioni, ok? Quindi cominciamo dal numero 3, prendiamo il cavo micro switch con il numero 3 stampigliato sopra, quindi è quello più corto, ok? E allo stesso modo visualizziamo i numeri da tutti e entrambi i lati e spingiamo, ok? E il dentino va in posizione. Stessa cosa anche per l'ultimo connettore, il numero 4, ci mettiamo il cavetto con l'ultimo micro switch, eccolo qua, andiamo ad avvicinarli, inseriamo e spingiamo, ok? Chiaramente dovremo poi verificare il funzionamento, ma non credo che venga fatto in questo fascicolo perché non ci è stato comunicato come farlo, quindi per quello dovremmo aspettare. Ma comunque sia, se ci fossero problemi è anche facile rimuoverli, perché basterà comunque prenderli qui ai lati, muovere leggermente e sfilare. Esistono anche delle pinzette per farlo se volete, quelle che io uso nei filmati dell'Enterprise D. Casomai nel prossimo filmato, se dovesse essere necessario, vi farò vedere. Quelle pinzette si trovano tranquillamente su Amazon a pochi spicci, quindi si possono reperire facilmente, ok? In genere servono per l'estrazione dei circuiti integrati, potete cercarle in quel modo, pinzette per estrazione dei circuiti integrati. Sono una semplice pinza fatta così a molla, con dei dentini che servono appunto per prendere ed estrarre. Ok, allora vi ricordo, numero visibile da entrambe le parti, posizionare e spingere all'interno. Il dentino fuoriesce di qua e il gioco è fatto. Bene ragazzi, con questo è tutto. Riepilogando, abbiamo completato, oltre al sedile del passeggero e alle pareti laterali della cabina di pilotaggio, anche questa piattaforma girevole che vedremo poi bene a cosa servirà, e questi meccanismi elettrici dotati di motorino che a quanto pare serviranno per il controllo dello sterzo. È stato un montaggio abbastanza veloce nonostante tutto, e ci ha portato comunque avanti nella costruzione del modello. In particolare, ecco, togliendo questi vi faccio rivedere momentaneamente l'abitacolo, che vi ricordo nel mio caso riporta ancora il nastro, perché chiaramente gli incollaggi io li ho fatti molto di recente, nel senso che mentre vi preparavo il montaggio, e quindi nel mio caso non ho potuto attendere le tempistiche che potete attendere voi per, diciamo, rendere più solidale il bordino della copertura del sedile con il resto della struttura del telaio, che rimaneva leggermente distanziata, ma una volta fatto poi chiaramente il nastro va rimosso. Abbiamo montato queste paratie laterali dotate degli slot appositi per l'illuminazione laterale, quindi diciamo che cominciamo anche a assaggiare come verrà fuori il modello dal punto di vista anche dell'hardware elettrico, ok? Bene, a questo punto io non mi resta che salutarvi, ringraziarvi come sempre per la visione, ricordarvi di iscrivervi al canale perché è la cosa fondamentale ragazzi, e chi di voi non l'avesse fatto fatelo, perché non vi costa assolutamente nulla, vi assicuro che non pagate nulla per mettere l'iscrizione al canale, però è necessaria per fare in modo che YouTube aiuti, diciamo, il canale a crescere, no? Proponendo di più i video a una popolazione più ampia di persone che possono poi diventare nuovi, diciamo, membri della nostra community. Mettete il pollice in su per dimostrare che avete gradito comunque il video e la collezione che vi presento, anche questo aiuta alla diffusione chiaramente del canale. E a questo punto vi ricordo ancora di iscrivervi anche al gruppo Facebook, che potete fare inquadrando il codice QR che trovate adesso in sovraimpressione, dove troverete tanti amici che stanno partecipando alla costruzione di questo splendido modello. Saluto nuovamente il mio amicone Pietro, sempre indaffaratissimo e sempre molto appassionato di Batman e della trilogia di Christopher Nolan, e che anche lui sta portando avanti la costruzione di questo modello. Saluto anche Corrado Pala, che è un altro dei grandi che mi assiste con molta perizia e competenza nei vari gruppi Facebook dedicati a queste opere collezionistiche che io porto avanti, e sicuramente prima o poi con Corrado, anche oltre che con Pietro, dovrò organizzare qualcosa
con Pietro forse è più facile, con Corrado vista la distanza di dove abitiamo sarà chiaramente qualcosa di online, quindi qualcosa che vedremo di preparare in seguito, perché sto pensando anche di creare delle live dove parlare appunto di questi modelli, live che verranno fatte chiaramente con una cadenza ancora da stabilire, e in quel caso chiaramente potremo avere i nostri amici diciamo più stretti e più esperti tra virgolette con me in diciamo redazione, chiamiamola così, per parlare del modello, delle sue caratteristiche, delle sue difficoltà eccetera. Questa è una cosa che ho in mente di fare già da diverso tempo, e adesso col nuovo computer che ho, che mi permette di gestire più comodamente alcune cose, sicuramente prima o poi comincerò a farle. Datemi solo un po' di tempo ovviamente, perché ragazzi le cose da fare sono tante, anche io come tutti voi lavoro, YouTube è un hobby per il momento, non mi dà da vivere, anzi più che altro mi fa spendere soldi per portare le collezioni qui sul canale, quindi il tutto ha bisogno di una certa tempistica, però piano piano vedrete che riusciremo a organizzare anche questo. Bene ragazzi, io vi saluto e come al solito prima di concludere, visto come procede il modello, viste le sue caratteristiche che scopriamo ogni volta essere sempre più interessanti, voglio dire a coloro che ancora non la stanno facendo, ma a voi, ora che avete visto tutto questo, interessa questo modello? Ah, la Tumbler? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?